l'attacco alla baia lì di Ancona, ha cominciato a sparare la contraerea, di cui un colpo sentito sotto i piedi che praticamente ha forrato il collettore. A quel punto lì, controllando la quantità del carburante che mi era rimasto e compagnia bella, ho capito che perdevamo carburante. Allora a quel punto dice attenzione, noi dobbiamo ammarrare. Perciò, siccome che avevamo ancora attaccato il siluro, dobbiamo sganciare il siluro. Difatti abbiamo messo il muso verso il mare, sganciato il siluro, ritornato sulla strada del ritorno e alla fine l'ultimo ad essere consumato, chiamato il Poppino, che era 50 litri di carburante, che era l'ultimo dopo aver svuotato tutto. A quel punto lì è cominciato l'avvicinamento all'acqua. Quando a un certo punto l'elica centrale ha cominciato ad andare via a vuoto, cioè è finito il carburante, allora è fatto l'ammarraggio a circa 200, forse anche 300 metri, 250-300 metri dalla riva. In quel caso, facendo l'ammarraggio, come abbiamo toccato acqua, mi ricordo che siamo andati al di sotto, perciò praticamente un sacco di acqua è entrata dalla torretta. Dopodiché ha cominciato l'aereo a galleggiare. A quel punto lì abbiamo praticamente preso il battellino e buttato sull'ala. Il battellino era di quelli gonfiabili, tra parentesi io non sapevo nuotare, buttato lì a fare, io ho aperto l'aria e l'ho fatto gonfiare sull'ala. Mentre stava gonfiando, io l'ho spinto in acqua e la prima cosa che fa, siccome che non sapevo nuotare, sono saltato dentro. Guarda caso che anche il battellino da una parte entrava l'aria e dall'altra uscivo perché non era chiuso tutti i settori. Allora, attaccandomi dal battellino, attaccandomi ancora all'ala, sono riuscito a rimbalzare sull'ala. A quel punto lì, però, dal battellino sono caduto nell'acqua, che nel cadere sono sentito qualcosa sotto. Non era ancora all'altezza, della mia altezza, diciamo, che io a piedi potevo andare in riva. Quando sono ritornato su, che ho tirato su sto cazzo di battellino, allora, trovato dove usciva chiusa l'aria, ho preso quella della bomboletta che gonfiava e ormai non ce n'era più, allora ho attaccato la pompa a piedi, chiamata diciamo, che era un soffietto come quelli che si adoperano al fuoco, no? per dare aria al fuoco.
Allora questo qua poggiato e cazzo, oh, volevamo vincere la guerra, non facciamolo sapere. Mamma mia. E dice, rido, certo che rido, sono qua ancora. Mi dimenticavo che in quell'azione c'era anche il marconista, che fungeva anche da armiere, diciamo così, che anche lui la documentazione era in mano sua, che a un certo punto tu tieni questa, adesso noi non sappiamo se gli americani sono già arrivati di qua o più avanti o se sono indietro. Allora, mentre facevamo tutto questo discorso, dice, oh, allora, chi è che va dall'aereo sul battellino per andare sulla riva? Dice, allora, i due piloti, dice, andiamo noi. E io, vengo anch'io. Allora è rimasto sul sto aereo travolante, ma non c'era paura che potesse essere inghiottito perché eravamo sulla riva in pratica. I due piloti che vanno sulla riva, vedono uno che passeggia, tutto incuriosito, visto l'aereo a distanza, perché quando abbiamo toccato a terra era appena iniziato l'alba, era buio ancora, si può dire. Allora troviamo questo qua. Oh, dove siamo? Pensa che eravamo a Marotto Pandolfo, che distavamo da Ancona circa una quindicina di chilometri. Il problema è che non sapevamo se eravamo dalla parte dei Badogliani o dalla parte... Insomma, guardate che io vi racconto i fatti come sono avvenuti, non so romanzare, dico così come è avvenuto, lo ripeto questo, perché qualcuno pensa, guarda che storiella che sta no, non vi invento niente. Arrivo lì, allora a un certo punto sulla riva il comandante, il primo, il secondo, dice, che facciamo? E dice, che dobbiamo fare? Allora, dopo la spiaggia, c'era subito la strada, quella che fa da Ancona, che va su fino a Rimini e via via. Allora, a un certo punto dice, andate un po' sulla strada per vedere se incontrate qualcuno. Allora, incontrando che c'era da una parte italiani e tedeschi, dall'altra parte che andavano indietro erano gli americani che fino a lì non erano ancora arrivati. Allora diamoci da fare che di qua ce ne dobbiamo andare. Da Marotta a Pandolfo siamo andati a Fano, perché a Fano c'è l'aeroporto, c'è più collegamento, e da lì incominciare a contattare qualche militare, perché lì, siccome che quelli non è che erano lì a Ancona, cominciavano pian piano a venire in su e noi cercavamo di sgambarsi più veloce possibile. Mi sfugge quelli che sono venuti con la macchina a prenderci, chi erano, avevano trovato un comando lì a Fano, tutta una tragedia per me.
una confusione. Avevo 22 anni, un povero Cristo. Io ero solo capace di dire andiamo qua, ok, vinco anch'io e basta.